Benvenuto, ben arrivato e sono contentissima che tu sia qui con me a seguire questo video. Oggi voglio darti pochi consigli per quelli che io ho chiamato i salvatempo della scrittura. Sono, secondo me, dei piccoli accorgimenti che possiamo inserire nella nostra scrittura per renderla decisamente più veloce. Quindi senza aumentare la velocità con la quale scriviamo il singolo tratto, ma bensì facendo i tratti in una determinata maniera che ci permettono di risparmiare tempo nel tracciarli. Innanzitutto evitare di ritracciare una stessa forma. Per esempio, molte persone scrivono una A in questa maniera, che con la velocità spesso diventa una cosa così e smette di essere una A. Quindi non ritornare indietro, ma piuttosto, lasciando perdere il tratto iniziale che non è fondamentale, partiamo direttamente da dove dobbiamo arrivare. Quindi partiamo da destra e facciamo la nostra lettera. Saremo comunque più veloci. Staccare la mano, fare il tratto ci renderà comunque ugualmente veloci a quello che noi stiamo facendo qui, però con un guadagno enorme in precisione e in leggibilità. Poi un altro salvatempo interessante è quello della legatura della T. Il problema della T è fare questo trattino e capire quando farlo mentre si sta scrivendo. Nelle doppie non c'è problema, nel senso che solitamente la doppia si scrive, il trattino sulla doppia T si fa alla fine della parola. Per esempio, se io scrivo lettere, oppure infatti a me veniva da fare così, quindi lo potete fare o a metà o alla fine, oppure quando fare invece il trattino sulla T singola. Per esempio, se io scrivo corto, quindi io ho scritto tutta la mia parola e poi ho fatto il trattino, ma c'è un trucchetto, cioè se noi scriviamo ad esempio questa parola in questa maniera risparmiamo tempo. Quindi vedete cosa ho fatto? Quindi la T l'ho fatta in questa maniera, salgo, torno indietro e attacco la O. Questo si può fare anche per esempio con la I, cioè salgo, scendo, risalgo e faccio T, per esempio salti, lego la T con la O, la T con la I. Per fare la F vi consiglio di evitare di fare la F del corsivo in questa maniera, perché è un dispendio di tempo lunghissimo, perché io scendo, sono qui, devo ripartire da qui e fare un altro tratto. No, è meglio fare una cosa che va in continuo. Allora, meglio 1000 volte questa. Io la faccio così, che non è il modo giusto di farlo, però è una lettera che a me piace fatta così, anche se non è corretta. Fatela così, cioè con le due asole dalla stessa parte. Alle due asole, tutte e due a destra, e da questa parte dovrebbe essere diritta. Poi altri trucchi salvatempo, ad esempio, sono quelli sulla P. Senza fare la P del corsivo inglese così, magari la possiamo fare così e andare alla lettera successiva. Allo stesso modo la S, anziché fare così e poi fare un'altra lettera, io posso ritornare indietro da dove sono venuta. State attenti a questa cosa qui, perché in velocità rischi di creare qualcosa che poi non si legge. L'ideale sarebbe fare così, quindi ritornare sulla stessa riga e poi riprendere, oppure staccare la penna e fare la lettera successiva. L'altro salvatempo di cui abbiamo già parlato è evita le maiuscole del corsivo inglese. Ti ricordo ad esempio la H, meglio questa. Direi che decisamente non c'è paragone tra scrivere questa e scrivere questa. Ovviamente c'è un dispendio di energia e di tempo
in questa, e un rischio di errore e di imprecisione, quindi di brutture e di mancanza di leggibilità. Meglio 1000 volte utilizzare questa. Altra osservazione è per esempio sulla B e sulla H. Come salvatempo vi consiglio di evitare le asole, cioè anziché fare la H fatta in questa maniera, che oltretutto andrebbe fatta così, quindi 2 tratti, insomma, si può fare così, forse si può farla in maniera più agevole, cioè evitando di avere l'asola. Potete anche non fare le onde, cioè semplicemente fare la curva senza fare questa doppia ondina che non serve. Allo stesso modo la B, anziché fare la B così, vi consiglio la B dell'italico. Bene, questo è quanto. Io spero che anche questi piccoli consigli ti siano stati utili, quindi ricordati, come salvatempo nella tua scrittura, non esagerare con la velocità con la quale scrivi un testo, perché se esageri ovviamente creerai più errori e la tua scrittura sarà meno leggibile. Quindi velocità sì, ma su alcune cose. Aggiustiamo alcuni particolari, quindi non ritracciare tratti che non servono, quindi vai diritta a fare le lettere, per esempio la A, quindi non ritornare su te stessa facendo una doppia asola, ma fai un tratto solo a partire da questo punto. Quando fai la T e devi fare il trattino, soprattutto se è una T singola, in alcuni casi puoi legarla alla lettera successiva, quindi per esempio TO, TI, TE potrebbe anche essere, ma TE anche si può fare, TA anche, quindi si può fare con TO, TI, TA, TE. Altro salvatempo sarà quello della F, quindi non fare questa, ma piuttosto fai questa, in modo che è un tratto unico, vai, torni e sei in continuo con la scrittura. Altro salvatempo è sostituire questa P del corsivo con una P più simile all'italico, e lo stesso con la B e la H. Altro punto su cui fare attenzione è la S, mi raccomando, quindi va bene la velocità, ma cerca di non fare spesso cose di questo tipo perché sono meno leggibili, ma piuttosto ritorna sulla stessa linea che hai tracciato. Anche se nelle mie scritte spesso e volentieri la S l'ho fatta così, perché in velocità poi diventa una cosa di questo tipo. Ultima, ma non come importanza, sicuramente il discorso delle lettere maiuscole. Evita le maiuscole del corsivo inglese e invece sostituiscilo con le capitali romane. Questi sono i piccoli consigli che volevo darti oggi. Spero che questo video ti sia stato utile e ti aspetto nei prossimi. Ciao, buona giornata!